Dobbiamo stare attenti a una cosa. Oggi in un quotidiano, il Fatto Quotidiano, ho letto un'intervista a un filosofo molto conosciuto e ho estratto delle piccole cose, ma che sono grandi cose. Il giornalista diceva a questo filosofo che si chiama Leonardo Caffo, che il team di epidemiologici che ha costituito John Biden per combattere, il nuovo presidente degli Stati Uniti per combattere il Covid, uno di questi del team, un certo Michel Osterholm, ha dichiarato che l'epidemia che seguirà a questa, che non è ancora finita, sarà molto peggiore dell'attuale. E Leonardo Caffo rispondeva in questi termini: basta sfogliare le riviste per eccellenza della medicina, Nature o Science, e leggere i rapporti della NASA e dell'ONU per capire che sono attivi una cinquantina di virus la cui capacità letale è del tutto sconosciuta o parzialmente sconosciuta. Perciò il Covid, dice, parlo del Covid come di un terremoto epidemiologico. D'altra parte, i combustibili fossili che inquinano il mondo sono un enorme e generoso vatico per il Covid e sono distruttori enormi di ricchezze ambientali, che sono quelle che ci mantengono vivi e in salute. Riflettiamo su questo, perché è una cosa molto importante. E quindi, finché non cambiamo, saremo sempre più immersi in questi agenti letali e ridurremo le nostre come dire, capacità difensive proporzionalmente anche ai benefici della natura. Finché non decidiamo di cambiare il nostro stile di vita, saremo sempre più immersi da questi attacchi. Finché non entreremo in una logica di una vita più naturale, in un ambiente più naturale, tutto questo aumenterà fino ad esplodere. Alimenteremo sempre di più disastri ambientali, i quali disastri ambientali influenzeranno anche le nostre capacità di difesa, del nostro sistema immunitario, della nostra salute, ecco, da questi attacchi che sono invisibili ma fortemente letali e molto concreti. Quindi questo che non vediamo, da che cosa è costituito? È costituito da un sistema vibratorio che corrisponde anche alla nostra natura. La natura vibratoria e frequenziale della realtà è alla base della costituzione dell'universo. L'universo è un insieme vibratorio. Dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, tutto vibra. La vita è vibrazione, l'uomo, la natura, l'universo, le leggi della fisica e della biologia, la salute e la malattia sono vibrazioni. Così come vibrazioni sono le nostre emozioni, il nostro pensiero. Tutto è vibrazione. E così anche le nostre cellule, ovviamente. Quindi, approfondendo questi temi, noi abbiamo capito che si può fare qualcosa. Possiamo fare qualcosa in modo tale che queste frequenze vibratorie possano essere favorevoli piuttosto che sfavorevoli, come lo è con i cellulari, con i computer, con i cordless e con tanti altri strumenti che ci rendono la vita comoda, interessante, pratica, però hanno delle caratteristiche che possono danneggiarci se non ci proteggiamo in qualche maniera. Inoltre,
tutto vibra e tutto è uno, siamo totalmente collegati a tutto, agli oggetti, alle persone, agli animali, alle piante, ai temporali, al sole, cioè è un collegamento. L'uomo vede ogni cosa separata dalle altre e con la pura illusione che conduce a un'infinita confusione interiore. Pensate alla medicina, con tutto il rispetto, no? Cioè c'è lo specialista del cuore, come se il cuore non fosse collegato al fegato, all'intestino, alla mente, alla ghiandola pineale, a tutto ciò che siamo. Non siamo dei pezzi che si possono intercambiare come in un'auto, no? Tutti questi pezzi sono collegati. Come voi avete sentito anche i trapianti, questione di rigetto, ma come mai? Cioè, un cuore sta male, ne metto un altro, sì, ne metto un altro. E l'organismo lo rigetta perché non lo riconosce come suo. Chiusa la parentesi. E quindi tutte queste vibrazioni sono differenti. Sono differenti a seconda che ogni nostro organo sia in salute o in malattia, che ogni nostra cellula sia salutare o danneggiata. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico perché non lo dico io, ma lo dice la scienza, ogni organo ha una sua peculiare vibrazione. Gli occhi, l'udito, il cervello, il cuore, il fegato, il pancreas, ogni organo ha una sua vibrazione. Noi abbiamo 7 centri, diciamo, vibrazionali che interagiscono con il nostro corpo. E queste vibrazioni, quando sono in salute, costituiscono un'orchestra molto armonica. È sufficiente che un violino di questa orchestra cominci a suonare, o che un contrabbasso, o che il pianoforte, e tutto l'organismo comincia ad andare in tilt. Siamo tutti una unica unità. C'è un bellissimo libro che parla di questo e che eventualmente potete trovare in internet. Bene, quindi questa comunicazione, questa vibrazione è una continua comunicazione che si trasforma poi in segnali elettrici tra i vari organismi, dal cervello a tutto l'organismo, a tutto il corpo. E quindi questo linguaggio di suoni, da pochi anni la scienza ha iniziato a codificarli intuendone le grandi potenzialità per la guarigione. Oggi c'è la medicina vibrazionale che sta aumentando sempre più di importanza per la potenza, l'efficacia, intervenendo sul sistema vibratorio nel suo insieme. È come dire che ogni parte del nostro corpo ha una sua propria frequenza di risonanza che corrisponde allo stato di salute. Quando questa frequenza si desintonizza da questa risonanza, si allontana da questa biorisonanza, si allontana, risuona con una frequenza diversa, abbiamo una malattia. Comincia la malattia che poi si manifesta in maniera sempre più importante via via che aumenti questa disarmonia. D'altra parte è il livello e la quantità di energia vitale che condiziona la nostra salute e capacità del sistema immunitario di difenderci dalle patologie, compreso di difenderci dai virus, dell'influenza piuttosto che del Covid. Di questo io sono fermamente convinto. Ed è per questo che da 40 anni non prendo medicine e grazie a Dio sono ancora abbastanza ben messo in salute. Bene, quindi l'influenza dell'energia. Energia, ricordatevi che energia è vibrazione. L'energia è costituita
da un sistema vibratorio. Le patologie possono provenire dall'ambiente esterno o dall'ambiente interno nostro. Esterne possono essere le condizioni climatiche, atmosferiche, ambientali, le frequenze radio, TV, cellulari, computers, wifi, modem, inquinamenti alimentari, agricoli, inquinamenti elettrici, acustici, luminosi, atmosferici, motori elettrici, microonde, comandi a distanza, sirene, cioè un'infinità di cose ci possono, come dire, coinvolgere con frequenze dannose. O interne. Interne significa squilibri alimentari, squilibri fisici, sessuali, eccessi emozionali, stress, traumi, ferite. Tutto questo manda dei segnali vibrazionali negativi. È quel violino, è quel pianoforte, è quell'oboe che comincia a stonare. E voi sapete che in un'orchestra uno strumento che stona manda in tilt tutta l'armonia dell'orchestra, tutta l'armonia del suono. Bene, l'energia vitale quindi rappresenta la nostra anatomia. La nostra anatomia è energia vitale, che vibra a ritmi diversi, come dicevo, a seconda dell'organo di cui fa parte. Non è possibile vederla, non è possibile toccarla, ma è essenziale come l'aria che respiriamo, come l'aria indispensabile per la vita, così è l'energia. E questa energia, queste vibrazioni si estrinsecano anche nelle forme. Le forme sono un modo con cui l'energia si manifesta. Non so, anche a scuola avrete visto, sperimentare che cosa fa una tavoletta che vibra con la sabbia sopra, che disegni, che armonie o disarmonie realizza attraverso il suono. Perché il suono è vibrazione. Come dicevo, tutto, la luce è vibrazione, la vista è vibrazione, l'udito è vibrazione, tutto è vibrazione. E quindi la vibrazione è generativa di forma. E quindi pensate, energia vitale, vibrazione, forma e viceversa, forma, vibrazione, energia. Questo è il linguaggio con cui il nostro unico sistema biologico si relaziona. Ovviamente, come dicevamo, ad ogni forma corrisponde una qualità dell'energia. E come Masaru Emoto, ripeto, andate in internet, approfondite questo scienziato straordinario di cui io sono stato un seguitore da molti anni e purtroppo da qualche anno non c'è più, che ha dimostrato come, per esempio, l'acqua, 90% di quello che siamo come cellule, 70% come corpo, come l'acqua possa facilmente assorbire queste vibrazioni e adeguarsi, quindi ristrutturarsi a seconda di queste vibrazioni. E quindi formare delle geometrie che possono andare dal sacro, quindi bellissime, come può essere la geometria di un fiocco di neve che cristallizza, fino a una disgregazione completa che rappresenta la malattia, l'energia perversa, come si diceva prima. Bene, ovviamente più energia vitale consumiamo e più energia vitale abbiamo bisogno di incamerare, di produrre. Se c'è un equilibrio tra quello che consumiamo e quello che produciamo, ok, la vita rimane in equilibrio. Se invece consumiamo molto di più
energia vitale di quanta ne produciamo, allora insorgono le malattie. Ricordatevi che la malattia che si evidenzia oggi, ma è cominciata qualche mese, qualche anno, qualche decennio o vari decenni fa. Si manifesta oggi. Bene, ritorniamo, ecco, quindi a conoscenza di tutte queste cose, quando nella discussione, nell'approfondimento che è durato 2 anni o anche più, è emersa l'idea di creare un qualcosa da mettere dentro ai nostri dispositivi in modo tale che proteggesse dalle vibrazioni perverse, tipo quelle del motore o delle plastiche o dell'ambiente, circuiti elettrici e lo stesso computer, wifi, eccetera. Bene, qualcosa che proteggesse da questo e che contemporaneamente, quindi riarmonizzando queste energie perverse, producesse delle energie vitali da trasferire al succo, all'aria, all'acqua, è stata un'idea straordinaria che abbiamo realizzato e che è possibile riscontrare, se andrete nel nostro sito, nei prodotti marcati Life Energy. Life Energy Pro per l'estrattore di succo, Life Energy Water per l'estrattore, per lo ionizzatore dell'acqua, Life Energy Oil per l'estrattore d'olio e Life Energy Air per lo ionizzatore e energizzatore, scusate, dell'aria. Ecco, ne parleremo in un prossimo evento e vi prego, se avete domande, se volete approfondire, se avete chiarimenti, qui in sovraimpressione sarà indicato il sito o Facebook o tutti gli strumenti che normalmente adoperiamo, fatevi sentire e ben volentieri potremo rispondere alle vostre domande ed eventualmente anche produrre un qualcosa che sia a chiarimento dei vostri specifici bisogni. Grazie e arrivederci alla prossima.